Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per per la seconda metà di luglio. Scusate ragazzi, sono un po' fusa in questo periodo. Allora, la morte e il mago. Periodo di tagli e di nuovi inizi, direi. Quando c'è la morte si parla sempre di una rigenerazione, si parla sempre di qualche cosa che viene lasciato indietro, che viene tagliato, per permettere al nuovo di venire fuori. Guardate, avete il mago. Vi confesso che potrebbe essere un periodo di trasmutazione, perché quando c'è la morte non sono mai passaggi, diciamo così, indolore. Però il mago è la carta dell'alchimista, quindi è colui che è in grado di trasmutare, di trasformare l'energia pesante in energia preziosa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti per voi. Allora ragazzi, partiamo con un 7 di coppe, la regina di bastoni, un 8 di spade, un'altra volta il mago, il diavolo, abbiamo il fante di denari e la sacerdotessa. Interessante come questo mago si ripeta. Ragazzi, qui ho la sensazione che vi dicano di lasciar stare tutte le illusioni che avete portato avanti fino ad adesso. È come se vi dicessero di riprendere in mano la vostra vita anche sociale, che non è vero che non potete fare niente, ma si ha sempre una scelta, si può sempre decidere di stare in una situazione o di lasciarla indietro. Il punto, credo che la vostra, diciamo, difficoltà principale in questo periodo sia ricominciare, o meglio, fare il primo passo, perché poi in realtà, avendo la carta del mago, avete tutte le capacità, le doti, gli strumenti, le conoscenze per iniziare, ma, e vi faccio un piccolo spoiler sul diavolo, qualcuno qui è troppo condizionato. Andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dal 3 di... scusate, dal 7 di coppe. Andiamo a vedere. Un'altra volta la regina di bastoni. Abbiamo un 6 di spade al contrario, la regina di bastoni e un fante di coppe, ragazzi. Allora, questa regina di bastoni per qualcuno potrebbe rappresentare una madre o potrebbe rappresentare la persona di interesse, magari, però ho come la sensazione, se fosse la madre, che avete bisogno di allontanarvi da certe idee un po' illusorie, che probabilmente avete appreso durante l'infanzia. Potrebbero essere anche delle aspettative di questa persona, di questa regina di bastoni. Dipende poi a voi come risuoni la regina. Andiamo a vederla. Sacerdotessa un'altra volta e la luna. Wow, sono due carte direttamente collegate con la luna, con l'acqua, quindi con tutto quello che è la fase, diciamo, emotiva, con tutto quello che è nascosto, ok? Perché la luna parla di quei sentimenti che ogni tanto si rimandano in fondo perché non si vogliono sentire, perché fanno male. E parla anche di proiezioni, esattamente come il sette di coppe. E poi abbiamo la sacerdotessa che invita a guardare oltre, ragazzi. Ed è anche una carta che vi dice di fidarvi del vostro intuito, perché la sacerdotessa è colei che è in grado di canalizzare i messaggi dall'alto.
È come se doveste avvicinarvi a voi stessi, anzi, vi dirò, al vostro lato femminile. Uomini o donne che siate, tutti abbiamo un lato maschile e un lato femminile dentro di noi. Il lato femminile è quello più legato, diciamo così, all'emotività, al sentire, al ricevere, al percepire, all'accogliere. Ed è anche collegato con tutte quelle emozioni che ci bloccano, diciamo così, no? Come per esempio la paura, che è un po' quello di cui parla la luna. Andiamo a vedere questo 8 di spade perché ho come la sensazione che sia più una vostra idea. In effetti l'8 di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che pensa di essere incastrato, pensa di non potersi muovere. In realtà questa sorta di staticità c'è solo per il modo di pensare della persona. Come vi dicevo già all'inizio, si ha sempre la possibilità di scegliere. Andiamo a vedere l'8 di spade. La forza di volontà per uscire da questa situazione, 7 di pentacoli e 10 di bastoni. Allora, potrebbe essere una questione di responsabilità, quella per cui fate fatica a pensare una situazione diversa o fate fatica a pensare una soluzione a questo tipo di relazione o di momento. Vi dico, se siete voi la regina di bastoni o comunque se siete voi la persona che ha tante responsabilità, può essere perché magari siate madri o abbiate magari una madre da accudire, anche se la sento più come nella... ma sì, sono valide entrambe. Ragazzi, io sento che qui è solo questione di tempo fondamentalmente. Innanzitutto iniziate a cambiare modo di pensare. Non vedete tutto come un sacrificio, ma cercate di vederlo come un atto di amore. Già quello vi fa cambiare la vibrazione. Andiamo a vedere il mago. Cavaliere di Pentacoli e 5 di bastoni. Ragazzi, scusate, ma io credo che siate voi stessi che non vi diate il giusto valore, il giusto potere, la giusta importanza. Siete un po' troppo sotto questa regina di bastoni, sotto le aspettative degli altri. Potrebbe, se per esempio non avete nessuno, né madre, né figli, né partner, siete single, cioè non avete madre nel senso che non dovete accudirla come l'esempio che ho fatto prima, può essere che siete voi che abbiate veramente un modo di pensare talmente vincolante, talmente castrante, che non vi permette di andare avanti. Quali sono le asticelle della vostra vita che potete abbassare? Dove avete messo un obiettivo, un risultato troppo alto? Perché è ora di tagliare qualcosa qui, perché giustamente avendo anche questo diavolo è come se ci fossero dei condizionamenti. Andiamo a vedere questo diavolo. Avete dei conflitti interni. Carro e 8 di bastoni. Allora, qui potrebbe esserci un condizionamento per quello che riguarda uno spostamento, un viaggio. Può anche essere un mezzo di trasporto. È come se doveste comunicare la vostra voglia di andare, la vostra voglia di voglio fare, voglio andare oltre, voglio iniziare un nuovo percorso per me, un nuovo modo di vivere anche per qualcuno, Perché qui con la morte si parla anche di tagliare delle abitudini. Può anche essere, per esempio, l'abitudine a soddisfare le aspettative degli altri. Andiamo a vedere il fante di denari. Diamanti al contrario e 4 di pentacoli. Ragazzi, qui avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. Cercate di vedere oltre. Sapete, quando succedono delle questioni, dei battibecchi, chiamiamoli così, con qualcuno, è un po' quello che vi dice la sacerdotessa, a mio avviso.
non è tanto importante molte volte capire chi ha torto e chi ha ragione, ma cercare di vedere oltre la situazione. Cioè, non è importante che io ti dia ragione o che ti dia torto, semplicemente io ho messo quel paletto e per me è valido quel paletto, indipendentemente da chi abbia torto o ragione. Cioè, questo è il mio amor proprio. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché anche qui di nuovo ce l'avete due volte e vi dice proprio di seguire l'intuizione, di guardare oltre, di fare una scelta che sia per voi. Due di spade, il bivio, la scelta, anche la sacerdotessa è un 2. Asso di denari e 10 di pentacoli. Io sento che sì, ragazzi, qui tra la morte e il mago qui, poi avete anche di nuovo un asso di denari qui, è come se alla fine di luglio, alla fine del periodo, prendeste una decisione chiara. Per qualcuno si tratta di rompere gli equilibri di famiglia, per qualcun altro si tratta di rompere un contratto, una collaborazione, un accordo magari a livello familiare, ma perché c'è la voglia di iniziare qualche cosa di nuovo. Tenete presente che quando c'è l'asso di denari c'è sempre un aiuto inaspettato, un dono che arriva dal cielo, ok? E considerato che avete la sacerdotessa, per qualcuno si potrebbe risvegliare qualche dono psichico. Vi dico così perché avete anche il mago e avete la morte. Quando normalmente si passa attraverso una sofferenza grande e si riesce a sanarla, a guarirla, è come se ci si pulisse da certe energie pesanti che potrebbero essere i pensieri, le emozioni e via dicendo, ed è come alleggerire il proprio campo energetico. Di conseguenza, più si diventa leggeri, più la luce può entrare, più quantità di luce può entrare nel nostro corpo, nel nostro campo energetico e di conseguenza anche diciamo, informazioni di tipo diverso. Vi ricordo che la sacerdotessa è colei che canalizza, è colei a cui arrivano le informazioni e qui ce l'avete. In realtà voi sapete che cosa dovete fare, vi manca proprio forse un po' solo la forza di impuntarvi, ma avete necessariamente bisogno di uscire da questa situazione che vi rende schiavi, che vi rende bloccati. Andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici della Vergine. Eccolo, wow, bellissima carta, io adoro, sono due, adoro questa carta per i colori che ha. Carta numero 34. Anche qui, ragazzi, come vi dicevo qui, che sono due carte collegate all'intuizione, ai sogni, alla notte, alla luna, alla femminilità e all'acqua, anche qui dice, parla di saggezza dell'acqua. Ricordatevi che l'acqua è l'elemento che pulisce, che drena. Parla anche di intuizione, esattamente come la sacerdotessa, di nuove scoperte e della luce dell'eremita. Quindi è un po' come uscire dalla parte buia, uscire dalla zona d'ombra di cui ci parla la luna. Carta numero 28. Questa carta vi dice di rimanere fermi, di cercare di coltivare una visione chiara, di essere cauti, e qui lo vediamo con il Cavaliere di Pentacoli, e qui parla di una guida in realtà, e avendo comunque la sacerdotessa, per molte persone potrebbe essere effettivo l'avvicinarsi a qualche guida di tipo spirituale. Normalmente quando c'è la sacerdotessa si parla o di veggenti, di cartomanti, di persone che curano l'anima attraverso magari, come si chiamano in italiano? Le campane tibetane, quindi attraverso il suono, attraverso il canto. La sacerdotessa è molto collegata con le vibrazioni sonore, con il canto e con l'acqua, quindi anche tutto quelli che sono i bagni di sale e
mi dicono i reni, ragazzi, potrebbe essere un periodo dove avete bisogno di bere di più. Mm? Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se è sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. Con la fascia più bassa si supporta semplicemente il canale, con la fascia di prezzo più alta si ha accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una piccola precisazione. Il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona, ma si basa sul lavorare le credenze limitanti ed è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!